Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo risveglio e all'interno di questa disciplina, come di consueto, andiamo ad effettuare delle letture, delle riflessioni, delle osservazioni per andare a stimolare l'attività di risveglio e l'attività di acquisizione della consapevolezza e attraverso anche gli scritti di alcuni autori. Molto spesso leggiamo Neville Goddard, che vanno a darci dei metodi, quindi per aprirci a quella che è un'attività complessa, cioè l'attività della nostra mente, o meglio governare l'attività della nostra mente. Oggi andremo a vedere come l'attività della nostra mente può essere registrata, può essere monitorata attraverso delle onde elettriche. Sì, perché il nostro cervello emette delle onde cerebrali attraverso le quali noi possiamo acquisire diverse informazioni sullo stato di coscienza che stiamo attraversando, e così abbiamo onde che sono delta, teta, gamma, alfa e gamma. Sono 5 gruppi di onde cerebrali in relazione alle quali possiamo andare a individuare particolari caratteristiche e funzioni cognitive dell'attività della nostra mente. E se riusciamo a capire bene come e dove e in che momento andare ad operare in determinati stati di coscienza, e quindi sotto determinate onde cerebrali, allora possiamo, così ci dicono molti autori, andare a dialogare in maniera più fattiva, più fertile con quello che è il subconscio, e attivare quegli strani meccanismi per cui possiamo imprimere una riprogrammazione del nostro subconscio, andando con ciò a conseguire ciò che desideriamo e quindi a manifestare la nostra realtà. Allora andiamo pertanto ad approfondire questi stati di coscienza, e andiamo in particolare associati alle onde cerebrali, quindi leggendo alcune pagine di approfondimento sulle onde cerebrali e in particolare soffermandoci sulla fase teta. Allora, esistono 5 principali frequenze nelle onde cerebrali: delta, teta, alfa, beta e gamma. Queste frequenze guidano la nostra mente attraverso diversi stati di coscienza, e ciascuna onda ha delle caratteristiche. Ad esempio, lo stato teta è una dimensione in cui il nostro potere creativo, e spesso l'abbiamo visto con Neville Goddard, si esprime in modo straordinario. Tra l'altro ogni onda cerebrale ha una diversa ampiezza, ha una diversa frequenza, ha diversi cicli, e così sappiamo che praticamente le onde cerebrali sono i modelli di attività elettrica generati dal cervello durante diverse fasi della nostra attività mentale. Onde delta lavorano dai 0,5 ai 4 Hz e sono ad esempio associate al sonno profondo, quindi al rilassamento totale, mentre le onde teta, ne abbiamo parlato spesso, corrispondono alla fase del presonno, sono tipiche del sonno leggero e della meditazione profonda indotta da stati di rilassamento. Però senza necessità di andare a meditare noi sappiamo individuare questo stato teta quando, poco prima di addormentarci, che è più semplice rispetto a ricercarlo attraverso una meditazione che per i molti non potrebbe anche non essere semplice. E poi abbiamo le onde alfa, che sono associate normalmente al nostro stato di veglia e durante una meditazione leggera. Abbiamo le onde beta. Le onde alfa lavorano tra gli 8 e i 13 Hz, mentre le onde teta tra i 4 e gli 8 Hz, cioè poco sopra al sonno profondo. Abbiamo invece poi le onde beta, che lavorano e sono legate ad uno stato di attività mentale e attenzione quando siamo non solo svegli ma siamo anche attivi. Le onde beta lavorano quindi a un ciclo di frequenza che va dai 13 ai 30 Hz. E infine abbiamo l'ultimo raggruppamento di onde cerebrali che lavora su cicli superiori ai 30 Hz ed è caratterizzato da quello stato mentale di elevato stato di attività
diciamo elevata dal punto di vista mentale, come l'apprendimento rapido o la risoluzione di problemi molto complessi, quindi una sorta di iperattività mentale. Stiamo nelle onde gamma. E possiamo dire che in particolare abbiamo esaminato questi 5 raggruppamenti, ma quello che a noi interessa particolarmente in questa sede, cioè nella sede del risveglio finalizzato all'acquisizione di una maggiore consapevolezza e in particolare quindi un governo a governare il nostro subconscio e non farci governare il subconscio, è lo stato teta, perché quello ci permette di riprogrammare le nostre attività. Tutto ciò che è stato affidato al subconscio come programma, come attività automatica, può essere riprogrammato nella fase del pre-sonno. Theta è una fonte inesauribile di creatività e rappresenta proprio il ponte che collega il conscio e il subconscio in una situazione in cui la nostra percezione sensoriale rallenta la presa, e quella fase in cui noi possiamo andare a riprogrammare il subconscio anche attraverso la visualizzazione di immagini o desideri o obiettivi che verrebbero probabilmente anche negati perché troppo ambiziosi dalla nostra percezione sensoriale. È quella fase che veramente esprime il nostro atto creativo come un atto che è scollegato dalla percezione sensoriale, non ha limiti e può farci vedere veramente l'invisibile. In Theta noi possiamo amplificare le nostre capacità di contatto con il divino ed essere effettivamente creatori. È un momento infatti potente, dove la connessione con il divino e con l'atto creativo che noi abbiamo attraverso il divino, per quel diciamo strumento così meraviglioso, incomprensibile, per cui tutto ciò che andiamo ad imprimere nel subconscio si realizza nella nostra realtà, come dice Neville Goddard, si realizza in questa fase. Ora, se sappiamo questo, allora possiamo governare il nostro destino, o meglio lo possiamo disegnare nella misura in cui andiamo a creare, quindi nella misura in cui ci rendiamo consapevole della fase della nostra attività mentale in cui il terreno diventa più fertile per seminare, che è quella del presonno, dove andiamo a innestare, a seminare le nostre immagini. E ricordiamo che questo può essere, si traduce anche, è una tecnica utilizzata anche da diciamo persone dello spettacolo di successo o da atleti che ad esempio nella fase di presonno vanno a programmare, diciamo, i risultati desiderati nelle loro competizioni, e quindi è una fase che è molto molto importante. Quindi nell'istante, infatti, prima di cedere al sonno, il nostro cervello entra in una fase di particolare importanza, un preludio al riposo notturno che però offre una opportunità straordinaria di interazione con il nostro subconscio. Sapendo questo, prima di addormentarci andremo tutti, mi auguro, a riprogrammare quello che noi desideriamo. Questo momento, come saggiamente indicato da Neville Goddard, lo abbiamo spesso citato, diventa il momento perfetto per programmare il nostro subconscio, dandogli istruzioni chiare e potenti. È il momento in cui definiamo gli obiettivi, creiamo l'immagine, è il momento in cui andiamo a sentire l'immagine, non siamo attori, non siamo osservatori, ma diventiamo attori che sentono l'immagine. Poi Neville Goddard ci suggerisce addirittura di non creare l'immagine che diciamo manifesta, che in qualche modo mostra la realizzazione del desiderio, ma di creare un'immagine che è successiva alla realizzazione del desiderio, perché questa immagine diventa ancora più potente per la sua realizzazione. Durante questa fase di presonno il nostro subconscio si apre e quindi ad essere influenzato, sembra che
il subconscio in questa fase è più fertile, più vulnerabile a acquisire tutto ciò che gli diamo. In questa fase noi possiamo andare a ribaltare quello che normalmente invece accade nella nostra vita, dove è il subconscio che governa la nostra attività e dove noi andiamo a compiere atti sempre più automatici senza chiederci nulla più rispetto al funzionamento di quello che facciamo. Siamo soggetti che compiono per la maggior parte delle loro azioni nel giorno delle attività che oramai sono affidate a programmi del subconscio. Qui possiamo invece, previa un'osservazione di tutto ciò che facciamo, perché è anche molto importante questo e può essere un'utile pratica, cioè quello di andare, prima di andare a riprogrammare il subconscio, quello di osservare effettivamente quello che facciamo, e vedrete che è un'attività molto molto delicata, molto importante. Cioè osserviamo i nostri comportamenti e andiamo a vedere come molto spesso la nostra attenzione è scollegata da quello che facciamo, nel senso che le nostre azioni che si ripetono da un giorno all'altro, sempre le stesse, sembrano andare come con un pilota automatico, senza intervento diretto da parte del nostro essere consapevole. Perché? Perché l'abbiamo già affidato, lo sappiamo fare, un po' come quando guidiamo la macchina e diciamo parliamo con la persona che ci sta accanto. La guida della macchina viene automatizzata, no? Diciamo alla guida della macchina si dà poca attenzione, in particolare al cambio, quindi ai pedali, perché sono comportamenti già acquisiti. Questo ci permette sicuramente, ed è una grandissima funzione del subconscio, quella dell'acquisizione di programmi automatici, di fare altro, perché se tutta la nostra attenzione fosse in realtà presa dalle attività che oramai conosciamo, non potremmo aggiungere molto. Quindi questo ci permette di gestire attività molteplici, più attività nello stesso tempo. Però ecco, l'esercizio che io vi suggerisco di fare è di andare proprio a vedere quello che noi facciamo senza la nostra attenzione, perché possiamo andare ad osservare i nostri comportamenti e vedere quelli che effettivamente possiamo decidere di andare a cambiare perché inutili. È un po' come prendere, diciamo, il nostro cellulare, facendo un esempio tecnologico, e andare a vedere quelle app che ancora ci sono utili rispetto a quelle che non ci sono più utili, e andare a disinstallare, quindi a cambiare, magari a cambiare quelle app inutilizzate e poco utili, poco significative, poche anche, o meglio poco efficaci rispetto alla nostra attività, e andare a sostituire con altre. Allora il lavoro di osservazione delle app del nostro cellulare lo facciamo diciamo in una situazione di veglia, quindi in una situazione in cui siamo in beta, attivi e osserviamo. Poi potremmo invece, una volta osservati, possiamo andare a pensare come sostituire le nostre applicazioni, i nostri programmi, e l'attività di semina la facciamo in uno stato teta, quando nel presonno. Quindi osserviamo, l'osservazione ci permette di acquisire consapevolezza, la consapevolezza ci permette di andare a decidere dove mettere l'attenzione e dove andare a sostituire vecchi programmi con i nuovi. Lo stato di semina o stato teta, cioè del presonno, ci permette di andare a riprogrammare le nostre attività, quindi andando a dare delle istruzioni chiare e precise al subconscio in un momento in cui è vulnerabile, e nel momento in cui le nostre percezioni sensoriali hanno allentato un po' la presa, perché nel presonno le nostre percezioni gradatamente vengono rallentate, e allora lì possiamo essere, o meglio possiamo esprimere il nostro pieno potere creativo per la modifica dei nostri programmi. Il momento che precede il sonno diventa quindi un atto di creazione consapevole,
e una opportunità di plasmare la nostra realtà attraverso l'influenza diretta sul subconscio. E non trascuriamo questa fase, quindi l'invito è quello di andare a riorganizzare tutte le nostre attività in modo da indirizzarle noi attraverso un'attività consapevole, ecco perché il risveglio, verso ciò che desideriamo, non subendo delle decisioni ereditate in questa vita, assunte in questa vita o dalle vite precedenti o dai modelli sociali, che vanno in una direzione che non è quella scelta dal nostro libero arbitrio. Libero arbitrio, esercizio del libero arbitrio significa decidere noi dove porre l'attenzione, e quindi questa attività implica anche la responsabilità di andare a osservare i nostri comportamenti automatici, andando a distinguere ciò che in realtà è ancora valido, perché ricordiamo che il subconscio assume una funzione vitale per la sopravvivenza dell'essere umano e la disinstallazione dei programmi dal subconscio non è così semplice, nel senso che è vero che abbiamo un periodo più fertile per andare a riprogrammare la nostra attività, ma la rimozione dei programmi richiede tempo, quindi del tempo richiede l'osservazione dei programmi, la comprensione e all'interno della nostra attività di ciò che è automatico rispetto a ciò che è voluto nel momento, ma anche la disinstallazione delle cosiddette app, che nel nostro telefonino è semplice, individuiamo l'app inutilizzata, anzi il telefono ci dice anche se è utilizzata o non utilizzata, dopodiché rispondendo a una semplice domanda, vuoi disinstallare l'app? Solo una volta l'app viene disinstallata. Questo non vale, non può valere, non potrebbe valere per il nostro subconscio, non è così semplice smantellare i programmi e il subconscio non ce lo chiederà soltanto una volta, perché vuole che noi siamo effettivamente consapevoli di ciò che stiamo facendo, perché la disinstallazione di alcuni comportamenti automatici che salvaguardano la nostra vita e la nostra esistenza è così importante che il subconscio accetta di smantellarli soltanto quando creiamo delle regole, quindi di disinstallazione, che giungono al subconscio come il risultato di una chiara attività consapevole e non inconsapevole, che potrebbe minare anche la nostra stessa sopravvivenza. Ecco perché un'altra attitudine che è veramente importante, e l'abbiamo più spesso ribadita, è la perseveranza, quindi la costanza nel visualizzare e nel vivere. Visualizzazione, quindi pensiero, immagine, e vivere, sentimento, quello che effettivamente desideriamo e andare a imprimere nel nostro subconscio, tenendo conto che la fase più fertile per seminare è proprio quella del presonno, e oramai lo sappiamo bene, e cioè quella determinata fase, quindi contraddistinta da onde cerebrali, quindi da attività elettrica prodotta dal cervello, che si chiama stato teta, che lavora a una frequenza molto bassa, tra i 4 e i 7 Hz, quindi al secondo. Spero che tutte queste indicazioni, che io spesso do e cerco di approfondire poi su diversi livelli, possano effettivamente contribuire nel nostro percorso di crescita, che spesso vediamo come essere formato da infiniti livelli di consapevolezza. Di fronte a noi abbiamo quella scalinata di Giacobbe dove ogni gradino rappresenta un livello di consapevolezza in un percorso di crescita verso la luce, verso il divino, che è veramente infinito, e questo ci deve dare la voglia, la perseveranza, ma anche la gioia di andare a scalare per raggiungere livelli di consapevolezza e quindi opportunità sempre diverse di conoscere la parte divina di noi, perché una delle frasi che oggi veramente mi ha fatto riflettere e che voglio adesso condividere con noi, con tutti voi, è questa: io sono anima, io sono scintilla
della fonte, io sono anima e ho anche un corpo, nella misura in cui noi capiamo che abbiamo diverse dimensioni, non soltanto quella materiale, ma quella emozionale, quella energetica e anche quella animica, allora noi capiamo che le possibilità veramente di crescita sono infinite, le possibilità di approfondimento sono tante in un sistema integrato di dimensioni che è quello di cui fa parte l'essere umano, che non è solo materia, è energia, è tutto un sistema emozionale, ma è anima, per cui io sono anima e ho anche un corpo. Ci vediamo alla prossima pratica con Power Life.